Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vi faccio vedere come fare una revisione a un cambio della bicicletta. Questo metodo che vi farò vedere adesso vale per tutti i tipi di cambio, sia per la mountain bike che la bici da corsa e la bici da passeggio. Per fare questo lavoro occorrono i seguenti attrezzi: un lubrificante al litio antiacqua, attrezzo per rimuovere la falsa maglia oppure lo smagliacatena, una pinza, le chiavi esagonali per rimuovere il cambio e le pulegge, un lubrificante classico, un detergente e una vaschetta per la pulizia. Il cliente mi ha chiesto di revisionare questo cambio, che è un Shimano XT molto utilizzato nell'ambiente fuoristrada, e adesso vi farò vedere come fare la manutenzione a un cambio di tipo professionale. Prima di tutto dobbiamo smagliare la catena, quindi toglierla, dobbiamo cercare il giunto catena, eccolo qua, ed ora con il nostro attrezzo lo andiamo a staccare, così infilando la pinza, e spingiamo per scollegare. Come vedete si è sganciato la falsa maglia e adesso lo sgancio manualmente. Basta tirare la catena verso l'interno, così, e si sgancia. Sfiliamo ora la nostra catena dal cambio e dalla trasmissione. Ok, bene, a questo punto dobbiamo togliere il cambio dal telaio. Come vedete qui abbiamo due viti, noi andiamo a togliere quello collegato al forzanino cambio, quindi andiamo a svitare con una chiave esagonale da 5, così, e lo svitiamo. Ok, dopodiché svitiamo anche la vite di fissaggio del cavo, questa qui, ok, e sfiliamo il nostro cavo. Togliamo il terminale filo con una pinza, dopodiché sfiliamo il cavo dal cambio e voilà, il cambio è libero. Bene, adesso abbiamo smontato il cambio e a questo punto dobbiamo togliere, rimuovere un po' la sporcizia, quella più grossa, per poi andare a passare una pulizia più approfondita e una lubrificazione più approfondita. Allora, qui abbiamo il nostro cambio. Come vedete le pulegge sono molto sporche e sono un po' bloccate, e quindi sono anche da smontare e lubrificare. Anche la puleggia sotto è un po' bloccata e quindi va smontata e lubrificata. Altra cosa da lubrificare: tutti gli snodi del nostro cambio, quindi questo snodo che è fissato su 4 punti, e in più la molla deve essere lubrificata dove c'è il contatto con il cambio. Ora con un piccolo cacciavite vado a pulire la puleggia, così, dalla sporcizia, in questa maniera. Togliamo, diciamo, il grosso prima di pulirlo completamente. Come vedete c'è tanta sporcizia anche all'interno della puleggia. Giriamo la puleggia manualmente. Come vedete cerchiamo di togliere la sporcizia, quella più difficile da rimuovere col pennellino, così. Ok, ora stessa cosa si fa sulla puleggia, quella più in basso. Poi andiamo a pulire per intero il nostro cambio utilizzando un recipiente e ci spruzziamo un detergente per pulirlo più profondamente. Bagno anche il pennellino col detergente, così, e inizio a strofinare tutto il mio cambio in tutte le parti, in modo che le setole vadano a pulire più profondamente possibile. Ok, una volta pulito bene il nostro cambio, a questo punto smontiamo le pulegge con una chiave esagonale da 3 e svitiamo la prima puleggia verso l'esterno. Sfiliamo il perno e la puleggia. Come vedete è molto sporca la puleggia, quindi grippava un po' del movimento sia sopra che sotto. Addirittura c'è anche dell'erba che faceva tanto grip, qui lo possiamo eliminare. Poi con l'aiuto del cacciavite andiamo a pulire
la puleggia internamente, tirando su con un cacciavite la ranella sopra, e troviamo sotto il cuscinetto e il perno, così. Ci aiutiamo sempre col cacciavite a sfilare il perno. Ecco fatto. Come vedete è molto sporco l'interno del cuscinetto e adesso bisogna pulirlo bene e lubrificarlo con un grasso al litio e con del lubrificante classico. Ok, ora abbiamo tutti i componenti puliti, non ci resta altro che fare lo stesso lavoro sull'altra puleggia. Per smontare l'altra puleggia che è collegata al cambio utilizziamo sempre la chiave esagonale da 3, così, e svitiamo. Come vedete viene via tutta la gabbia esterna, così, insieme alla puleggia. Anche la parte interna della gabbia è molto sporca, quindi andiamo a pulire sempre con un cacciavite, vedete quanta sporcizia c'è. Usiamo lo sgrassante per aiutarci a pulire. Anche l'altro lato della gabbia va pulita, addirittura in fondo qua c'è tantissima sporcizia. Bene, ora che abbiamo il nostro cambio smontato dalla gabbia, c'è più semplice pulirlo all'interno dello snodo, quindi con del lubrificante classico andiamo a lubrificare tutti i 4 snodi del nostro cambio. Quindi qui e sotto così. Sentite questo rumore? Ecco, per evitare questo rumore dobbiamo lubrificare la molla a contatto con il cambio, quindi la zona da lubrificare è questa parte qui e l'altro contatto con la molla qua, così. E come sentite il rumore è sparito. E sarà anche molto più preciso la cambiata, quindi questi 6 punti vanno sempre lubrificati quando noi andremo a fare manutenzione sul nostro cambio. Poi sfiliamo il perno della puleggia così, vedete com'è tutta sporca e quasi arrugginito. Come vedete adesso è tornata pulita, gli ho dato un po' con una smeriglia, oppure si può dare con della carta vetrata leggera, finissima, tipo una 1000, e poi andiamo a lubrificare il nostro perno con del grasso al litio, così. Questo serve per evitare il bloccaggio del nostro pignone sul cambio e per avere una maggiore fluidità. Lo inseriamo all'interno della puleggia e rimontiamo il nostro cambio iniziando da sopra, così. Avvitiamo con la chiave esagonale da 3. Controllate, mi raccomando, molto importante, che i dentini delle nostre pulegge siano tutte sane, che non siano sdentate, perché ne va della cambiata e del salto della catena, quindi controllate che tutti i dentini dei vostri pignoni siano intatti. Come vedete già gira molto più libero rispetto a prima. Ora non ci resta altro che montare il pignone sotto. Stessa cosa, andiamo a lubrificare il pernetto all'interno, poi montiamo le 2 ranelline destra e sinistra, così. Attenzione che sulla puleggina c'è il verso di direzione dove devi girare, il senso, come vedete c'è disegnata una freccetta, e quindi cerchiamo di metterla nella direzione dove ci indica la puleggia. Ora montiamo il perno, inseriamo il nostro perno ingrassato. Ora vado a serrare anche questa con la chiave esagonale da 3. Ok, come vedete le pulegge sono molto libere, quindi questo toglie dell'attrito e siamo pronti per il montaggio di nuovo sulla nostra bicicletta.
Bene, come avete visto è un lavoro molto semplice, l'importante è avere gli attrezzi giusti per fare questo tipo di lavoro. Vi consiglio di fare la manutenzione a questo cambio almeno una volta ogni 2-3 mesi, molto di più nella stagione invernale perché tende di più a sporcarsi con il fango, quindi diciamo bloccare il meccanismo del nostro cambio. Quindi è sempre meglio ogni 2-3 mesi fare una bella revisione al nostro cambio in modo da tenerlo sempre perfetto e avere sempre una cambiata perfetta del nostro cambio. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.